In questa lezione vi propongo il signature storico di Longosteria, le orecchiette con creme di fave e frutti di mare. Abbiamo un po' di cose da fare, mettiamoci all'opera. Prendiamo delle fave che potremo trovare sicuramente in giro, ma se non ci fossero, ci sono già pulite. Li metteremo in acqua per 12 ore, quindi dovremo togliere il nero che sta sopra per far sì che arriva all'interno l'acqua e la buccia, diciamo, si gonfia e facilmente poi saranno pulite per ottenere queste qua. Per poi metterle in cottura e avere questa crema che è omogenea e davvero, diciamo, strepitosa. Per cuocere le fave c'è necessità di 200 g di fave secche in ammollo, 1 litro di acqua, una carota da 50 grammi, mezza cipolla media e uno spicco di aglio in camicia e 1 ora e mezza di cottura a fuoco lento. A fine cottura delle fave, un mini pinner con 100 g di olio extravergine, frullare il tutto e setacciare per ottenere questa crema di fave. Passiamo adesso alla preparazione dei frutti di mare. Olio, peperoncino, aglio, cozze e vongole veraci. Un po' di acqua e un po' di vino che ci servirà poi in seguito per la ricetta. Extravergine, sempre abbondante, padella a caldo. Non fate mancare mai nella cucina mediterranea l'olio, che è l'elemento principale. Sempre uno spicco al centro. Facciamo andare un po' l'olio a una temperatura dove necessita sempre il profumo dello scoppiettare. Sentiremo fra 20-30 secondi il profumo dell'aglio, a cui in quel momento il cibo, guardando la padella, ci dice che è pronta per mettere giù sia le cozze che le vongole. Prima di fare questo metteremo un po' di peperoncino, perché i profumi ci aiutano a dare l'alchimia e l'attimo della cottura. Questo è il peperoncino. Quando farete a casa sentirete sia il peperoncino che l'aglio quando metterete giù. In questo momento mettiamo le vongole, le cozze. Facciamo un tocco così e facciamo andare per 30 secondi il sauté senza acqua e senza vino. Sentirete lo scoppiettare, che lo si sente. A questo punto allontanate un po' dal fuoco. Troverete già aperte le vongole con le cozze, un po' di acqua, un po' di vino. E 1 minuto saranno pronte. Ecco, come avete visto le cozze sono già aperte, le vongole anche. Le mie mani sono esperte, ma se vedete è molto viva la vongola e si stacca facilmente. Ugualmente con la cozza. Ovviamente voi fatela raffreddare un po', non vorrei che biscottasse. Questo è quello che vi dicevo prima, che la poca trasformazione dà il prodotto la capacità di essere guardato e ammirato, che poi nel gusto darà un palato eccezionale. Ripeto spesso, il nostro pensiero per l'angosteria è la massima qualità in tutto e la poca trasformazione davvero di qualche minuto, come avete visto, il tutto è già pronto. La morbidezza, appena toccata, è un velluto, quindi i minuti, le cotture e i secondi sono indispensabili. Quindi l'attenzione deve essere maniacale quando si cucina, bisogna pensare solo a cucinare. A questo punto mettiamo il liquido che vi ho parlato prima, che ci servirà per finire il piatto e non farle, diciamo così, asciugare. Quando cuciniamo i frutti di mare e i molluschi, considerate di tenere sempre in disparte, mettendo un po' di acqua, un po' di vino, come vi ho fatto vedere, e coprire il tutto, il netto dei frutti. Il sauté di vongole e cozze si può preparare un po' prima, tenendo l'acqua. Possiamo tranquillamente tenerli in disparte qualche ora prima. La prossima fase sono i crostacei, scampo e gambero. Iniziamo dal gambero rosso. È molto facile. Il segreto è questo qua. Spingere sulla testa, tirare qua, e far fuoriuscire il budello. Aprire a ruota da destra verso sinistra, girare il tutto, aprire di qua,
spingere e il tutto si toglie. Spingere qua, togliere il budello, da destra verso sinistra, comprimere la coda e via. Adesso andiamo con lo scampo, girare la testa invece qua, comprimere i lati, comprimere sotto diverso e via. Anche qui è pronto. Quindi girare la testa, comprimere nei due lati, girare intorno, ecco qua, è pronto. Adesso abbiamo tutti gli ingredienti per fare le orecchiette con creme di fava e frutti di mare. Gli ingredienti sono olio extravergine, aglio, prezzemolo, scampo, gambero, calamaro, vongole verace e cozze e le orecchiette della mia terra. Facciamo andare l'olio, sempre abbondante. Lo spicco di aglio in camicia, sempre con un taglio. Lo facciamo andare. Nel frattempo prendiamo il calamaro che abbiamo già pulito e lo tagliamo a listarelle. Ecco la dimensione del calamaro. Nel frattempo andrà, diciamo, nella cottura a ridimensionarsi, diventerà molto piccolo. Quindi anche qui, come vedrete, sarà facilissimo in 2 secondi avere ottenuto il sugo. La testolina la possiamo fare a metà, così cerchiamo di avere tutti gli ingredienti magari già pronti in equità per essere messi a gusto e cucinarli tutti insieme. Li mettiamo in questa ciotolina. È un piatto che contiene 6 o 7 ingredienti, quindi bisogna stare attenti ai tempi di cottura. Se guardate con attenzione sarà il piatto più buono sicuramente di questo corso, ve lo posso garantire. La seconda è molto importante. Dal calamaro, che ha bisogno di qualche 10-15 secondi in più, allo scampo e gambero che appena arriva nella padella bisogna spegnerli, per poi aggiungere, come vedremo, sia le cozze che le vongole. Ecco, l'aglio sta profumando, è pronto, facciamo andare giù il calamaro. Sono i 10 secondi, 15 secondi, giù il gambero, giù lo scampo, che hanno gli stessi tempi di cottura. Se seguite questo alla lettera sentirete già il profumo. È già pronto. Un pizzico di sale, un po' di prezzemolo e togliamo dal fuoco. Un po' di cozze con un po' di acqua. E lo stesso vale per le vongole. Se guardate, gli ingredienti sono rimasti vivi. Ecco, si ammira proprio il prodotto naturale con la pochissima trasformazione. Quindi quando mangeremo, assaporeremo davvero il gusto eccezionale del prodotto. Le orecchiette sono i cereali e la pasta che ci rappresenta di più della Puglia. Ecco, mi ricorda sempre la mia mamma quando li faceva. Mi ha davvero trasmesso tanto amore e tanta passione per la cucina. È tutto a lei il merito. Mettiamo giù il sale, mettiamo giù la pasta. Ovviamente se trovate orecchiette di pasta fresca, considerate che la pasta fresca al massimo ha 3-4 minuti di cottura, no? Quindi è una pasta che cucina leggermente perché non è stata essiccata, quindi la proprietà di ingresso dell'acqua nella cottura è rapida e quindi rapida sarà anche la cottura. Cuciniamo per 3-4 minuti e poi andremo a scolare e metterle poi nel condimento dei frutti di mare. A questo punto le orecchiette sono pronte, le scoliamo, tenete sempre da parte un po' d'acqua e andiamo a mantecare. A questo punto vi facciamo andare un po' di olio che servirà per addensare. La pasta adesso di casa lascerà sempre del suo amido, ci servirà per addensare e dare più gusto al piatto. Ecco, a me non piace risottare troppo la pasta. Se voi addensate troppo la pasta sarà buona al primo e al secondo boccone. Al terzo boccone vi darà pesantezza. Invece se addensate il giusto, come abbiamo potuto vedere, il piatto sarà fluido fino alla fine, quindi ci darà sempre una progressione di gusto sempre migliore. Ecco, adesso non ci resta che impiattare. A questo punto mettiamo a specchio la crema di fave.
avendo cura di portarlo fino al bordo solo con la caduta, senza prendere il piatto. Un filo di extravergine. Adesso mettiamo giù le orecchiette con i crostacei e il tutto. Come vedete sono rimasti del tutto dal vivo lo scampo e il gambero. Adesso prendiamo le cozze anche. Se avete una pinza vi aiutate, così magari mettiamo su qualche vongola e poi prendiamo di qua il fondo della cottura e lo facciamo andare giù. A questo punto gli mettiamo qualche foglia di basilico per dare colore e poi un filo di extravergine. E vogliamo anche un po' di colore di prezzemolo. Ecco a voi il piatto più buono. Ecco, questo piatto è dedicato alla mia mamma. È un piatto dove rappresenta la Puglia, è un piatto del terzo giorno, veniva chiamato. Dovete sapere che le orecchiette era una pasta fatta in casa e si faceva solo pasta in casa. I legumi erano le proteine povere, quindi il lunedì legumi, il martedì la pasta fresca. Il terzo giorno si mettevano insieme e si riproduceva il terzo piatto. Ovvio che allora non c'era questa possibilità di avere cozze, vongole, scampi e gamberi. Si facevano con le zucchine e le cozze. Quindi questo piatto è nato con fave, orecchiette, zucchine e cozze. Abbiamo dato tocco, eleganza e classe a questo piatto in langosteria. Nella prossima lezione vedremo lo spaghetto affumicato con i calamaretti spilli. Ti è piaciuta questa lezione? Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, mondo di accademia.tv ti aspetta.